Ciao ragazzi, oggi vediamo come pulire i pistoncini della pinza freno a disco. Può succedere che sulla vostra pinza freno i pistoncini non lavorino bene e quindi la nostra pastiglia freno si consuma più da un lato, non ci sarà una frenata omogenea, più che altro la pastiglia freno sarà da sostituire prima perché la pastiglia non lavorando bene si consuma solo da una parte e questa è colpa dei pistoncini che non lavorano insieme e per evitare questo problema bisogna tirare fuori il pistoncino non dalla sede perché altrimenti rischiamo di fare lo spurgofreno, adesso vi farò vedere come, ma tirando fuori il pistoncino un po' dalla pinza freno dobbiamo pulirla e lubrificarla. Per evitare il problema che possiamo incontrare tirando fuori i pistoncini ho creato al computer un spessore da inserire all'interno della pinza. In questa maniera possiamo schiacciare sulla leva freno e il nostro pistoncino va abbattuto su questo adattatore che ho creato, così non rischiamo di andare a fare tra virgolette danni. Questo spessore l'ho disegnato al CAD e poi l'ho fatto in stampa 3D che per un uso hobbistico va benissimo, oppure l'ho creato anche in alluminio, così magari se qualche officina bici ha bisogno di qualcosa di più professionale c'è anche la versione in alluminio che trovate in descrizione nel video. Potete scaricare gratuitamente il file da stampare con la vostra stampante 3D per creare questo spessore per il freno Shimano classico. Poi lo disegnerò anche per altri tipi di freno, tipo quelli doppio pistoncini oppure anche altre marche, però inizio dal più classico, il freno più utilizzato che è lo Shimano Deore. Ok, smontata la nostra pinza, prima di tutto dobbiamo andare a smontare le pastiglie freno. Per farlo bisogna togliere questo perno, semplicemente andiamo a girare con una pinza, schiacciamo la punta del nostro perno e sfiliamo. Spingiamo col dito verso l'interno, facciamo uscire le nostre pastiglie freno e voilà. Su certi tipi di freno esiste il perno con la vite, quindi è ancora più semplice. Adesso abbiamo la nostra pinza libera, come vedete ci sono i due pistoncini. Se io vado a premere la leva del freno, vedete che i pistoni si stanno avvicinando tra di loro. Ok, mi fermo perché non vorrei rischiare di far uscire dell'olio dall'impianto idraulico perché i pistoncini sono spinti appunto dall'olio e tirandoli troppo fuori possono scappare dalla loro sede e quindi dopo esce anche l'olio. Quindi come facciamo per pulire i nostri pistoncini? Prima di tutto spingiamo i pistoncini verso l'esterno in modo che riusciamo a inserire il nostro spessore. Ok, sto spingendo il pistoncino dentro. Io utilizzo un levagomme normalissimo così non rovino la pinza in alluminio. Ora inserisco il mio spessore che ho creato. Adesso utilizzo quello in plastica, quello creato dalla stampante 3D, e lo inserisco come se fosse una pastiglia normalissima. Quindi così. Ok, come vedete una pastiglia rimane schiacciata dallo spessore, mentre l'altra zona è libera e quindi può uscire il nostro pistoncino e andare abbattuto sul nostro spessore. Quindi ora agendo sulla leva, se vedete, il pistoncino si sta avvicinando sullo spessore. Posso stare tranquillo perché più di lì non può andare avanti. Ok, come vedete il pistoncino è a contatto del nostro spessore e adesso possiamo sfilare il nostro spessore e poi lubrificare il nostro pistone. Mi raccomando, non schiacciate ora la leva del freno perché può uscire il pistone. Con cosa puliamo i nostri pistoncini? Io utilizzo un cotton fioc normalissimo, così riesco a girare tutto intorno al pistoncino lubrificandolo. Ok, come facciamo a pulire i nostri pistoncini? Beh, si può utilizzare un prodotto, un detergente normalissimo, si può utilizzare anche dell'alcol isopropilico, che forse sarebbe la cosa ottimale perché non rimane, non lascia residui, oppure anche acqua e sapone, ma non utilizzate, mi raccomando, solventi perché i pistoncini sono a contatto con un O-ring che è in gomma e utilizzando dei prodotti troppo aggressivi come dei solventi
20 può rovinare appunto la nostra guarnizione. Io ho un flaconcino di alcol isopropilico e lo vado a spruzzare sull'esterno del nostro pistone. Poi con un panno pulito di carta vado a pulire l'eccesso, così. Chiaramente è un lavoro da fare su entrambi i pistoncini. Ok, se avete la possibilità potete soffiare anche con dell'aria compressa. Ora, come vedete, il pistoncino è perfettamente pulito. Per lubrificare il pistoncino occorre lo stesso olio dell'impianto frenante, mi raccomando, quindi lo Shimano utilizza olio minerale. Quindi io adesso vado a bagnare la punta del nostro cotton fioc con questo olio minerale. Basta pochissimo, qualche goccia, immergo il mio cotton fioc nell'olio e inizio a darlo su tutta la superficie del pistone esterno. Col cotton fioc riesco a arrivare su tutta la superficie esterna del pistone, così, e anche da sopra. Così sicuramente il nostro pistone lavorerà perfettamente in simbiosi con l'altro pistone. Ok, perfetto, il nostro pistoncino è perfettamente lubrificato. Adesso lo rimetto all'interno utilizzando sempre le levagomme, spingo all'interno così. Ok, il nostro pistone è rientrato. Ora montiamo di nuovo il nostro spessore dall'altro verso, quindi non c'è bisogno di stampare due spessori, ma ne basta solo uno perché funziona anche dall'altro lato, e facciamo lo stesso lavoro, spingiamo fuori il pistoncino. Quando sentite la leva dura vuol dire che è arrivato in battuta. Ok, e anche qui vedete lo sporcizia del nostro pistone. L'alcol isopropilico asciuga velocemente, quindi non c'è nessun problema di asciugatura dopo. Ok, ora lubrifichiamo di nuovo il nostro pistoncino. Solo la parte esterna dobbiamo lubrificare, non occorre sopra. Ok, lubrificato entrambi i pistoni, lo rimetto all'interno. Ok, quindi tutti e due i pistoncini sono rientrati nella loro sede. Ora però dobbiamo togliere l'eccesso. Per togliere l'eccesso vi consiglio di spruzzare dell'alcol sullo straccio, così, e puliamo. Perché l'olio del freno può andare sulle pastiglie freno e contaminarle. Quindi ora dobbiamo pulire bene i nostri pistoncini. Questa è la versione in metallo che ho fatto. Stessa cosa, funziona uguale a quello in plastica. L'ho messo in vendita sul mio sito se vi interessa, a qualche officina meccanica, per avere un prodotto che dura nel tempo. Bene, a questo punto abbiamo pulito tutti e due i nostri pistoncini, rimontiamo le nostre pastiglie freno. Dato che ci siamo, puliamo le pastiglie, magari gli diamo una sgrassata sempre con l'alcol isopropilico. Dato che ci siamo, come vedete asciuga rapidamente e non lascia aloni. Puliamo sempre con della carta nuova, mi raccomando non utilizzate quella vecchia. Vedete? Ok, perfetto. Prendiamo la nostra molletta, mettiamo così e l'altra sopra.
così. Inseriamo da sotto. Ok, e inseriamo il nostro perno sopra. Chiudiamo la sicurezza, quindi apriamo con una pinza, così. E voilà, pinza fatta a manutenzione, è perfettamente funzionante. Ora vediamo se le nostre pastiglie lavorano contemporaneamente. Come vedete si aprono e si chiudono contemporaneamente. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, questo è un lavoro da fare abbastanza spesso perché questi freni hanno questo difetto che si possono bloccare i pistoncini e quindi le nostre pastiglie non lavorano contemporaneamente e si possono usurare più velocemente e malamente. Quindi almeno una volta ogni 6 mesi controllate se i vostri pistoncini tornano contemporaneamente. Ciao e al prossimo tutorial.